In questo video ti spiego in modo semplice l'ONU, la più grande organizzazione politica nata per promuovere il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, la cooperazione tra le nazioni e la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ti spiegherò com'è nata, quali sono gli stati membri, le funzioni che svolge, i suoi organi e l'esercito di cui si avvale. Ultimamente la spesa per le operazioni di pace ONU è sempre più elevata. Tra i costi sostenuti da questa organizzazione ce n'è uno molto curioso, di cui ti parlerò alla fine del video. L'ONU è l'organizzazione internazionale composta da 193 nazioni in tutto il mondo, tra cui l'Italia che ha fatto il suo ingresso nel 1955. Inoltre ci sono due stati che, pur non essendo membri dell'ONU, ricoprono un ruolo speciale, quello di osservatori permanenti, e sono il Vaticano e la Palestina. Questi stati non possono votare o proporre risoluzioni, ma partecipano comunque alle attività dell'organizzazione. L'ONU ha sede a New York e svolge 4 funzioni principali. Mantiene la pace e la sicurezza internazionale, sviluppa relazioni amichevoli fra le nazioni, coopera nella risoluzione dei problemi internazionali e nella promozione del rispetto per i diritti umani e rappresenta un centro per l'armonizzazione delle diverse iniziative nazionali. È stata fondata ufficialmente il 24 ottobre del 1945. Ripercorriamo brevemente la sua storia. Dopo la Prima Guerra Mondiale, Francia, Gran Bretagna, Italia, Giappone e Germania costituiscono la Società delle Nazioni, un'organizzazione che ha come scopo principale quello di prevenire le guerre, sia attraverso la gestione diplomatica dei conflitti, che con il controllo degli armamenti. Si tratta di un primo tentativo di costruire un'organizzazione pacifica internazionale, che però fallirà con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Si dice che il nome della nuova organizzazione, United Nations, sia stato suggerito per la prima volta dal presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt nel corso di un incontro a Londra con il primo ministro britannico Winston Churchill. Fu però proprio Churchill a usarlo per primo ufficialmente. La guerra non è ancora finita, quando a San Francisco, il 26 giugno 1945, 50 membri su 51 sottoscrivono lo Statuto delle Nazioni Unite. Questo trattato definisce lo scopo, l'organizzazione dell'ONU e i criteri di ammissione degli Stati. L'organizzazione è composta da 5 organi principali, oltre a vari enti e agenzie. L'Assemblea Generale è una sorta di Parlamento delle Nazioni, infatti sono rappresentati tutti i 193 Stati membri e si riunisce per esaminare i problemi mondiali più importanti. Ogni Stato membro dispone di un voto. Il Consiglio di sicurezza ha la responsabilità di mantenere la pace e la sicurezza internazionale e può essere convocato ogni qualvolta la pace venga minacciata. È composto da 15 membri, di cui 5 sono permanenti: Cina, Francia, Federazione Russa, Regno Unito e Stati Uniti, gli stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Gli altri 10 invece vengono eletti dall'Assemblea con un mandato biennale. Il Consiglio economico e sociale coordina l'attività economica e sociale dell'ONU e delle sue agenzie. La Corte internazionale di giustizia, conosciuta anche come la Corte mondiale, è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, delibera sulle controversie fra Stati e rilascia pareri e consulenze alle nazioni. Il segretariato è l'apparato amministrativo delle Nazioni Unite ed è guidato dal segretario generale. Tra le agenzie più importanti dell'ONU ricordiamo l'UNICEF, che si occupa di assistenza umanitaria per i bambini e le loro madri, l'UNESCO, che promuove la pace e la comprensione fra le nazioni con l'istruzione, la scienza, la cultura, l'educazione e l'informazione, e la FAO, che ha l'obiettivo di raggiungere la sicurezza alimentare per tutti e garantire che le persone abbiano accesso regolare a cibo di qualità sufficiente per condurre una vita attiva e sana. L'ONU parla ufficialmente soltanto 6 lingue: arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo. Ad essere escluse sono le lingue dei paesi sconfitti nella Seconda Guerra Mondiale. L'organizzazione non dispone di un esercito stabile, ma si avvale di soldati, i cosiddetti caschi blu, messi a disposizione dagli Stati membri per appoggiare le singole missioni di pace.
I caschi blu sono impegnati in operazioni di diverso tipo, le operazioni di peacekeeping, cioè di mantenimento della pace, e quelle di peace building, cioè di costruzione della pace. Queste operazioni si distinguono in missioni di prima e seconda generazione. Mentre le prime sono strettamente militari, le seconde, svolte in seguito alla conclusione della guerra fredda, hanno carattere umanitario, per aiutare i paesi distrutti da guerre civili a ricostruire le istituzioni politiche e il tessuto sociale. Con l'aumento dei focolai di crisi degli ultimi 10 anni, il numero dei caschi blu e la spesa per le operazioni di pace hanno raggiunto numeri sempre più alti. 12 sono infatti le missioni in corso, circa 90.000 sono le donne e gli uomini in servizio militare e civile, per un costo di oltre 6 miliardi di dollari. All'inizio del video ti dicevo che tra i costi dell'ONU ce n'è uno curioso e del tutto imprevisto, quello per il parcheggio delle auto dei diplomatici. Il Wall Street Journal riporta che in totale 180 paesi hanno collezionato un'enormità di debiti a causa di ticket di parcheggio non pagati. Tra questi, il caso più eclatante è quello dell'Egitto, che ha maturato 1,9 milioni di dollari in violazioni e ricevuto più di 17.000 citazioni.